Adesso... Ti sei mosso tu, io ero colpa immobile. mia! Ero immobile. Colpa mia! Hai fatto... Ti sei agitato? No, io non ho fatto niente, sei tu che hai creato la torre degli asinelli. Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone! Bentornati su YouTube! Bentornati in un nuovo video unboxing, tanti unboxing. Oggi raga abbiamo da farvi vedere tantissime scarpe, le abbiamo riunite tutte in un video perché oggi parleremo di un modello che a noi piace tanto. Finalmente portiamo qui sul canale le Air Max 1. Non è la prima volta che le portiamo, in passato, forse solo io da solo, senza il centralino, avevo fatto un unboxing delle Air Max 1 di Travis, che vedremo anche in questo video, magari un po' in maniera veloce perché c'è già stato quel video, ma ce ne abbiamo tantissime altre e soprattutto ne abbiamo anche alcune chicche da farvi vedere e quindi non perdiamoci in chiacchiere, racconteremo anche un po' la storia di Air Max 1 e tutto quanto. Io partirei con far vedere subito una per farvi capire di cosa parliamo. Facciamo vedere questa, che è una Air Max 1 Casina, si chiama. È una collaborazione di classico a poco. Di classico a poco, se non i tratti chiaramente distintivi della silhouette della Air Max 1. Poi chiaramente ci sono materiali particolari, qui troviamo del peletto, troviamo dello suede, della pelle, una scatola altrettanto particolare sicuramente. Sì, allora diciamo che oggi non ci focalizzeremo sui materiali, cose di questo tipo, certo, ma sulla collaborazione, cosa sta a significare, diciamo queste cose qui. E vi faremo entrare dentro al mondo dell'Air Max 1. Esatto. Perché io, prima di iniziare il tutto, io volevo dire una cosa, che poi sarà anche il titolo di questo video. Facciamo tornare di moda le Air Max 1. Raga, sono spettacolari. La silhouette è storica e soprattutto è una silhouette tanto, ma tanto da collezionista. Ci sono tantissimi collezionisti solo di Air Max 1, praticamente, tantissimi fan di Air Max 1, tutti gli sneakerhead OG amano tantissimo l'Air Max 1. Fanno bene, raga, perché è una silhouette bella e soprattutto tanto comoda, perché è una scarpa veramente comoda. Questa è una collaborazione, come abbiamo detto, Casina. Tra l'altro da segnalare al volo il passalazzo qui in legno, sì. Figo. E nulla, io direi che andrei avanti, magari le mettiamo qui. È un cioccolatino. Mettiamola qui, mettiamola. Io partirei forse dall'ultima, che in realtà non è propriamente l'ultima, adesso lo spieghiamo. Eccola qua, Patta 20° anniversario. Patta Chlorophyll, 20° anniversario, eccola qua. È uscita nel 2004 la prima versione di Chlorophyll. Attenzione, la prima versione di Chlorophyll, raga, vale 4.500 euro, cioè sono scarpe da un valore veramente alto. Questa che abbiamo tra le mani, chiaramente non è quella del 2004, ma è quella del 2024, dopo, vedi, c'è proprio scritto. Scritto nella scatola 2004-2024. Intanto parliamo della collaborazione, perché che cos'è Patta? Patta è un negozio di Amsterdam famosissimo, che poi ovviamente è nato ad Amsterdam e poi ha aperto anche tanti altri negozi, tra cui uno a Milano, quindi potete andare, se siete di Milano, da Patta. Lo storico però è quello di Amsterdam, collabora da anni con Nike. Ad Amsterdam e in Olanda le Air Max 1 sono molto apprezzate. Te lo volevo dire prima. È uno dei paesi dove c'è un consumo di Air Max 1 allucinante. Probabilmente tutte le Air Max 1 che vengono utilizzate in Europa vanno allo lì. Stesso numero, poi vengono utilizzate anche nei Paesi Bassi, perché al nord vanno matti. Sì. E a proposito di questo, Patta è appunto famoso per collaborare con Nike alle Air Max 1. Infatti qui, oltre a questa qui, ne abbiamo altrettante e partirei subito con far vedere anche le altre. Altrettante, altre 3. Esatto. O forse di altre più. Qua, sì, una, vabbè, 2, 3, intanto 4, altre 4. Iniziamo a sbustare. Andiamo a vedere quindi quali sono queste altre Patta. Io ho preso l'arancione. Io ho preso quella nera.
Queste raga sono le Air Max 1 Patta Wave in collaborazione sempre con Patta. Wave perché? Perché anziché avere la classica silhouette della Air Max 1 con la classica riga ondulata che vedete qui, hanno questa, diciamo, ondina diversa dal solito. Ti piace? Colorazione Monarch. L'ondina mi piace. La colorazione, l'arancione, non è mai stata una delle mie preferite, però la ritengo comunque una scarpa azzeccata, poi anche negli altri colori la vedremo meglio. Questa che ho tra le mani è la versione nera con un'intersuola crema. Un po' traslucida. Sì, ci sono anche tanti lacci extra, non ne stiamo parlando, ma comunque li trovate all'interno della scarpa. Queste tra le Wave non sono tra le mie preferite, queste due colorazioni. Ok. C'è la mia colorazione preferita delle Wave, dopo la vedremo. But stiamo parlando di colorazioni, collaborazioni e annate 2004. Spieghiamo cosa significa Air Max 1, quando è nata, chi l'ha costruita. Che innovazione ha dato. Esatto, tutto. Da questo momento parte il momento Voyager, il momento storico, quindi per cortesia musica di sottofondo. Piero Butt, prego. La storia dell'Air Max 1 nasce negli anni 80, quando Nike inventò la rivoluzionaria tecnologia Air all'interno della suola. Questa tecnologia, presente sulle Air Force One, non era però visibile agli occhi del consumatore, che non riusciva a capire quanto fosse rivoluzionaria e comoda questa tecnologia. Di conseguenza subentra l'architetto Tinker Hatfield, designer storico di Nike, che mentre era in visita a Parigi viene attratto da un edificio molto singolare e particolare che è il Centre Pompidou, con tutte queste tubature a vista, praticamente rigirato su se stesso l'edificio, con le parti interne all'esterno e le parti esterne all'interno, e lui ha subito il lampo di genio nel tornare in America, tornare in Oregon, nella sede di Nike, a disegnare queste nuove intersuole con la bolla dell'Air a vista, in maniera che si vedesse appunto la tecnologia. Quindi la Air Bubble nasce così, nascono le Air Max 1 e vengono lanciate nel 1987, sono subito un successo e poi ne conseguono tutte le altre Air Max 97, 98, 95 che ci sono state e che sono storiche, Air Max 90, e chi più ne ha più ne metta. Questa però è stata la prima, l'OG, quella rossa e bianca, la Air Max 1. Poi quelle che vi stiamo facendo vedere ora sono collaborazioni degli ultimi anni. Sai che la rossa l'ho sempre voluta, ma è un colore che non mi fa impazzire, preso fine a se stesso, e quindi mi manca. Secondo me la classica Air Max 1 rossa, la prima storica, è molto anni 80, cioè è proprio quella wave lì, e di conseguenza forse è un po' particolare, cioè non si adatta chiaramente al tempo magari di oggi, sicuramente per certi tipi di colore, ma non è una scarpa brutta. Facciamo vedere le altre due colorazioni che abbiamo. Queste qui sono le prime appunto che vi abbiamo fatto vedere in collaborazione con Patta. Una la metto qui, la scatola la metto giù. Io ho in mano le Patta Waves bianche, mentre il centralino ha le mie preferite tra la collaborazione, quelle azzurre. Queste sono belle, eh? Quella azzurra è la mia preferita della collaborazione Waves. E anche questa bianca che ho tra le mani è forse una delle più belle. Qui troviamo anche un ciondolino con scritto Each One Teach One. Quale ti piace di più a te? Questa anche a te l'azzurra? Ci sta. Ce ne sono anche altre, sempre Waves, colori marrone e burgundi, sì, che non abbiamo da farvi vedere, ma che trovate comunque sul nostro sito, un po' meno carine, ma comunque sempre facendo parte della collaborazione. Io ora farei una menzione veloce alle Air Max 1 di cui abbiamo già parlato in un altro video, come abbiamo detto all'inizio, subito, veloce, fast, che sono le Air Max 1 di Travis Scott, ragazzi. Ovviamente versione Saturn Gold e versione Baroque Brown. Ovviamente senza nulla togliere alla Saturn Gold, a me piace molto di più la Baroque Brown, anche se ho visto che in tantissimi ultimamente nell'ultimo anno hanno apprezzato tanto la Saturn Gold, che quando era uscita era rimasta un po' più snobbata. Dettaglio da non sottovalutare,
di cui abbiamo parlato prima, questa ha la Air Bubble coperta. Esatto. Ovviamente swoosh al contrario. Questa era nella mia wish list dei desideri di anno scorso, ho trovato da discutere con chi me la doveva vendere e alla fine non l'ho comprata. Poi può capitare che ogni tanto quando tratti il prezzo ci siano un po' di disguidi. Comunque una silhouette rivoluzionata tantissimo da Travis Scott, tant'è che vista da così quasi non sembra un Air Max 1, è particolare, molto rivisitata rispetto a queste qui, come potete vedere, però è un Air Max 1. Anche Travis ha voluto mettere mano su questa silhouette. È chiaro, non è una delle migliori Travis Scott uscite. Però not bad. Certo, not bad, però secondo me potevano fare di meglio. Beh, ma questo laccetto stile bosco e Boy Scout, tipo tenda così, carina, dai. Certo. Per quello che costa, per i dettagli che ha, è una scarpa insolita, non la vedi quasi mai ai piedi di nessuno. Certo, c'è anche un'altra versione di Travis Scott, sempre di Air Max 1, che trovate qui in sovraimpressione, che trovate anche sul nostro sito, ma che oggi non abbiamo. Speriamo sia da tutto, raga. Adesso... ti sei mosso tu, io ero colpa mia! Ero immobile. Colpa mia! Hai fatto... Ti sei agitato? No, io non ho fatto niente. Sei tu che hai creato la torre degli asinelli. Adesso entriamo nel vivo e facciamo vedere le chicche che vi abbiamo portato oggi. Partiamo col far vedere forse quella che in pochissimi di voi conosceranno, perché è uscita un bel po' di annetti fa. Possiamo dire che è la più bella che facciamo vedere fino adesso? Forse sì. Ma forse in generale. Scatola molto, ma molto basic. Qui vediamo un box Nike bianco e rosso, cioè nulla in più, nulla in meno, ma quello che c'è dentro è una signora sneaker. Cioè voi direte, questa è una Dunk. Questa è una Dunk Panda. Andiamo a vedere cosa c'è nello scrigno, raga. Cioè questa respira storia, Sì, raga. Chissà sa, chi non sa, adesso spieghiamo. Chi sa avrà già capito di cosa stiamo parlando. Quella che abbiamo nelle mani, raga, è la Nike Air Max 1 in collaborazione con Atmos. Chiamata Elephant per il suo pattern che in realtà si chiama Elephant Print. E ricorda gli elefanti. Esatto. Che dire, colori gustosi. Sembra quasi un Tiffany. Certo. Qui si respira veramente l'aria del 2017-2018. Non la respiro perché è usata. Esatto, questa ragazzi che vedete nelle nostre mani è usata, purtroppo non è nuova di pacca. Donata. Comunque trovare una scarpa del genere non è per niente facile, trovarla in condizioni nuove. La trovate solamente in negozio, in vendita, non sul nostro sito, perché comunque per comprare un usato bisogna vederla dal vivo e noi trattiamo l'usato solo in negozio. Attenzione, con questa piccola parentesi non significa che adesso potete venirci a vendere le scarpe usate, perché accettiamo solamente da chi conosciamo, da collezionisti, amici e parenti, comunque da persone strette, certi tipi di scarpe del genere, un pelino usate, non troppo chiaramente, solamente per esporre e per una vendita a un cliente a cui può interessare anche un usato. Chiusa parentesi quindi sull'usato, perché molti ce lo chiedete e poi ci bombardate. Continuiamo a parlare della scarpa. Posso dirti una delle mie preferite in assoluto. La metto sul gradino più alto del mio podio dei Air Max 1, perché a livello di colori questa è fantastica. Per me colori top, scarpa top, materiali top, prezzo non top. Prezzo non top, si parla di una scarpa che nuova, attenzione, in condizioni nuove, vale poi in base alle taglie all'incirca più di 1.000 euro. Beh, anche qualcosina più. Esatto. Poi dipende sempre dalle taglie, raga. È giusto. E io spero che non la restocchino, perché questo è un pezzo di storia e deve rimanere tale. Quindi è giusto che ce l'abbiano i collezionisti e purtroppo chi la vuol comprare e mettersela lì. Certo, ci sta. Andiamo a vedere l'ultima chicca, raga. Qui siamo al limite però. Qui siamo al limite, è vero. Vi facciamo vedere
Una cosa molto particolare, borderline nel discorso Air Max 1, prego centralino. Non potete non riconoscerla. Anche qui molti di voi forse non avranno ancora capito perché siete magari fan delle Jordan 4 o avete iniziato il percorso nel mondo delle sneakers da poco. Questa è una scarpa del 2017, stiamo parlando della More Air, come leggete qui, Air Max 1/97, Air Max 1/97 in collaborazione con il signorino Sean Wotherspoon. Qui Sean l'ha clazzata. Ti do un parere un po' contrastante, particolare, perché Sean dopo questa ha fatto tante scarpe. Intanto chi è Sean Wotherspoon? Perché altrimenti non capiscono i ragazzi. Sean Wotherspoon è un pazzo californiano di Los Angeles che ha un negozio famosissimo di nome Round 2, che ha collaborato prima con Nike e poi si è dato la pazza gioia, ha salutato Nike ed è andato dalla concorrenza, ovvero da Adidas, e poi si è venduto anche Asics, le ha fatte tutte. Esatto. Un po' un mercenario. Esatto. A proposito di questo, ti volevo dire il mio parere, che su questa scarpa ha fatto il boom, ha fatto una roba geniale, un capolavoro. Quando poi è passato ad Adidas, prima ad Adidas, poi a Asics, secondo me ha toppato. Sì, questo anche secondo me vale lo stesso parere del centralino. Questa, raga, è una delle mie scarpe preferite. Tra l'altro ve l'ho fatta vedere anche l'anno scorso nel video che ho realizzato sulla mia collezione privata. Peccato che sia l'unica Nike in collaborazione con Sean Wotherspoon. Questa scarpa, pensate, nasce da un contest in cui le persone potevano creare un design, mandarlo a Nike e se a Nike piaceva veniva realizzata questa scarpa. Sean Wotherspoon ha vinto questo contest ed è stata realizzata appunto questa scarpa, che è un'unione tra la Air Max 1 che troviamo qui nella suola e la Air Max 97 che troviamo invece sulla tomaia. Devo dire che a me la 97 non mi piace, neanche a me, mi fa schifo. Anche a me. Ma con la suola della Air Max 1 è clamorosa. In più aggiungo che questa onda qui che richiama i vecchi van vintage della California, c'è tutto lo stile, dai, sì, c'è tutto un discorso dietro, Oceano, Venice perché Beach. comunque Sean Wotherspoon ha un negozio, come ha detto il centralino, Ranchu, che tratta principalmente vintage e questa scarpa richiama un po' al vintage, richiama un po' agli anni degli hippie, possiamo dire così. C'è lo smile qui all'interno, troviamo qui uno strappo che si mette sulla linguetta, in questo caso che raffigura un'onda, probabilmente le onde del Pacifico che si infrangono sulla costa californiana. Senti che spiegazione! Secondo me la cosa principale di questa scarpa sono i materiali, che esatto. Sono veramente inusuali. Un velluto a coste su tutta la parte superiore della Air Max 97, forse non si era mai vista prima. A me piace questi swoosh ricamati azzurro, oro, a contrasto con questi colori azzeccatissimi. Il peccato è che lo sappiamo, tu ce l'hai personal e lo puoi dire. L'usura. Questa, quando ha i suoi colori naturali ed è nuova, è una scarpa. Come la state vedendo ora. Insomma, già questa è un po' andata. No, diciamolo, la scarpa nuova ha dei colori veramente belli, tonici e vivi. Ci sta. Quando l'ha iniziata a portare un po', col fatto che ha questo velluto a coste tende un po' ad assorbire lo sporco e si scurisce un po', diventa un po' più cupa. E purtroppo, raga, non si rimedia. Cioè non c'è rimedio. Vi metto una foto della mia personal che non uso più da quanto ho distrutto e disintegrato. L'ho mandata anche più volte a Jacopo De Carli per farla tornare, diciamo, viva, però c'è poco altro da fare. L'ho sfruttata, l'ho usata e ora è lì parcheggiata nella mia vetrina, che ogni tanto l'ammiro, ogni tanto la tiro fuori e la uso. Ragazzi, queste che vedete attorno a noi sono le Air Max 1 che vi abbiamo fatto vedere in questo video. Fateci sapere qual è la vostra Air Max 1 preferita, che potrebbe anche non essere in questo video. A proposito
di Air Max 1. Dobbiamo fargli vedere le nostre. Esatto, raga. Dobbiamo farvi vedere le nostre di Air Max 1, ma quando ve le facciamo vedere? Diciamo la verità, dovevamo mettersele oggi, poi ci siamo dimenticati tutti e due e abbiamo detto perché non cogliamo questa occasione per farvi vedere le collezioni aggiornate? Quindi vedrete le nostre Air Max 1 in un prossimo video dove oltre a quelle vi faremo vedere anche tutte le scarpe che io e il centralino ci siamo comprati personal nel 2024, quindi video sulle nostre collezioni aggiornate, aggiornamento della nostra personal collection. Facciamo una piccola review insieme di quello che ci siamo comprati quest'anno, dei danni che abbiamo combinato e quindi dai. In ogni caso vedrete tutto poi in un prossimo video. Io spero che questo invece vi sia piaciuto, se vi è piaciuto like, iscrivetevi e campanellina per non perdervene altri. Dal BAT e il centralino è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.